tutti, sono Rui. Oggi facciamo il pane al vapore cinese. Ne ho fatti di tutti i colori possibili e immaginabili usando l'impasto di diverso colore. I colori diversi l'ho ottenuto tramite, l'estratto delle verdure diverse. Ho fatto, questo l'ho fatto credo con la zucca, un po' più gialla. Avevo fatto anche una pannocchia. Sembra quasi un limone adesso gonfiato. E poi avevo fatto carota, questo sembra ottenuto dall'estratto di carota, che non si vede tanta la differenza di colore. E poi questo con l'estratto di spinaci. E poi il pane a vapore cinese classicissimo, che è così, in bianco. Quindi questo l'ho fatto solo con dell'acqua. E poi, visto che avevo tantissimo impasto, ho fatto anche questi qua che sono così bicolori. Ora andiamo a vedere in dettaglio come viene fatto il pane a vapore cinese. Gli ingredienti basilari per fare il pane a vapore sono semplicissimi. Abbiamo bisogno della farina, acqua tiepida perché dobbiamo scegliere anche il lievito. Il lievito io ho usato quello secco, però voi potete usare anche l'equivalente corrispondente quantità di lievito fresco o altro. E poi utilizziamo anche un cucchiaio di zucchero. Per chi preferisce è possibile sostituire l'acqua con del latte, così il vostro pane profuma anche un po' di latte. Facciamo sciogliere intanto in una ciotola lo zucchero con il lievito. Una volta sciolto aggiungiamo la farina e poi pian piano andiamo a versare dell'altra acqua. Impasto per fare il pane al vapore non deve essere molto morbido, ma un po' più duretto rispetto a quando facciamo i ravioli o i voltini. La quantità di acqua giusta è più o meno così. Quando vedete che sono diventati tutti un po' in piccoli pezzettini senza avere più la farina secca. Ora possiamo andare a impastarlo con le mani. Non serve neanche della farina ulteriore sul tagliere per impastare, vedete che è abbastanza secca. Quando ottenete un impasto bello liscio, mettiamo sopra intanto una pellicola e la lasciamo un attimo a lievitare. E poi per fare le cose un po' più divertenti faccio anche un po' di impasto colorato, sempre lo stesso procedimento. Lievito, facciamo sciogliere con un po' di acqua tiepida, con lo zucchero. E adesso pian piano andiamo ad aggiungere, questa è la spremuta di spinaci, ho usato solo un estrattore per ottenere il liquido. Per la quantità dovete un po' andare a vedere quanta fibra contiene dentro, quindi tante volte magari per l'estratto di verdura dovete aggiungerne un pochettino di più rispetto all'acqua. Per l'impasto arancione aggiungo estratto di carota. Per l'impasto giallo cerchiamo di ottenerlo dalla zucca. Eccoli qua i nostri 4 impasto preparato. Lascerei qua a lievitare per circa mezz'oretta e torniamo dopo a lavorarci su. Ora gli impasti si sono lievitati, ovviamente il bianco si è lievitato di più perché è il primo impasto che ho fatto, quindi rispetto ad altri 3 magari questo era quello che è rimasto un po' di più, quindi io comincerei a partire da questo, vi faccio intanto vedere come si fa un pane cinese normale e poi con gli impasti di diversi colori potete cominciare un po' a giocare, fate le forme quello che voi volete. Anche senza lavorarci è già un pane cinese, però ovviamente è un po' gigante, quindi adesso andiamo a dividerlo intanto in 2 pezzi. Come vedete dentro sono dei segni che si è già ben lievitato. Per fare il pane cinese alla fine basta farla diventare di una forma rotonda. Andiamo a usare questa parte della mano schiacciando così e poi piegando, girando, schiacciando sempre verso l'interno. Questo è per farla avere, che quando andate a strappare il pezzo di pane, dentro sembra che avesse diversi strati, no? Se invece lo arrotolate direttamente, perde questa presenza di diversi livelli, diversi strati di pane al vapore.
Quindi continuate pure con questo lavoro finché non otterrete una superficie dell'impasto molto molto liscia, quindi senza, diciamo, degli strappi. Una volta girando il pane vedete che qua è tutto bello liscio, possiamo cercare di arrotolare in questa maniera, in maniera tale che sulla superficie sia ancora più liscio, e cercate di farlo un po' diventare più alto, praticamente così, perché quando con vapore comincia a scendere un po' e diventerà un pane a vapore rotondo rotondo. Ora mettiamo intanto via il primo pezzo del pane e lasciamo lì a lievitare per ancora 20-30 minuti. Con, diciamo, questo tempo facciamo altri pane. Adesso con questa metà dell'impasto bianco, prendendo anche metà dell'impasto verde, prendo questo perché questo è quello più lievitato. Altri, siccome sono stati, vedete, lievitato già, altri siccome sono fatti un po' più tardi rispetto a questo due impasto, quindi li lascio ancora lievitare un po' mentre ci lavoro su questo due pezzi di impasto. Con questi due impasti insieme vi vorrei fare il pane bicolore. Adesso impastate intanto rispettivamente i due impasti facendolo uscire l'aria dovuto alla lievitazione. Una volta impastato cerchiamo di stendere l'impasto bianco. È un po' come fare i ravioli, quelli bicolori che vi avevo fatto vedere. Le forme del pane a vapore possono essere veramente tantissimi, quindi ognuno potete creare quello che volete. Questi sono quelli magari più bassi, più normali da trovare. Stendiamo l'impasto bianco, facciamolo diventare come se fosse un piccolo rettangolo. Ok, lasciamo un attimo da parte, stendiamo anche l'impasto verde. Adesso dobbiamo unire i due impasti, quindi passiamo sopra leggermente acqua. Ok, lo uniamo e dentro uniamo ancora solo poco acqua. Andiamo a rotolare da questa parte e cerchiamo di sistemare meglio l'impasto, almeno di farlo diventare di grandezza più o meno uguale. Ora possiamo tagliarlo in piccoli pezzi, anzi in piccole pane, in piccoli pezzi di pane. Come vedete, così diventerebbe un pane cinese bicolore. Spostiamo da parte anche questi pane per farlo lievitare un altro po' ancora. Tutti i pani che siamo riusciti a ottenere. Adesso lasciamolo a lievitare per altri 15-20 minuti. Nel frattempo prepariamo la pentola al vapore e poi li possiamo portare a cuocere al vapore. Da quando l'acqua comincia a bollire portiamo su a cuocere circa 12 minuti. Potete usare anche una vaporiera non di bambù ma non so, di altri materiali. L'unica cosa è che state attenti, siccome dopo un po' di tempo possono cominciare a gocciolarsi dell'acqua, fate attenzione che non arriva del liquido sul vostro pane perché gli farà un buco. Questi sono già ben lievitati.
torniamo a vedere il nostro pane al vapore tra 12 minuti circa. Arrivato il tempo richiesto, veniamo qui a spegnere il fuoco, ma mi raccomando intanto non aprite il cestello, perché se aprite subito con contatto con l'aria fredda che c'è fuori, rischiate di farsi sgonfiare i vostri paninetti. È arrivato il tempo, proviamo a vedere. Oh no, appena aperto già qua si è un po' sgonfiato, però tutto sommato è ancora bello gonfio. Scotta. Vediamo un attimo il piano sotto. Ok, qua non era, diciamo, impastato bene, si è aperto. Vabbè, sono comunque ancora abbastanza simpatici, dai. Eccoli qua ragazzi, il nostro pane cinese. Adesso proviamo a vedere come è stato ben lievitato. Questo potete accompagnarlo come alla cena al posto del riso. Per noi, soprattutto chi è di sud, mangiano proprio pane al vapore al posto del riso, quindi è comunque un alimentare molto importante per noi. Non vi preoccupate, tutto questo se non riuscite a finire potete surgelarlo nel freezer e quando dovete mangiare basta tirarlo fuori, rimetterlo a vapore per 5 minuti e si può mangiare di nuovo.